Questa settimana devo fare un video veloce, ma utile, 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 veloce, ma utile. Ci sono! Vi parlo di una regolazione che praticamente quasi tutti i radiocomandi esistenti hanno, ormai si trova anche nelle auto RTR, che potrà semplificarvi non poco la guida in talune occasioni. Sto parlando degli esponenziali. Ragazzi, io oggi parlerò dell'esponenziale relativo all'acceleratore. Sappiate che questo tipo di regolazione esiste anche per lo sterzo ed esiste anche per il freno. A mio modo di vedere, nel buggy la regolazione più usata è quella sull'acceleratore. Sarò brevissimo nello spiegarvelo perché è veramente di facile comprensione. Iniziamo col dire che su talune radio si chiama esponenziale ed è abbreviato con le lettere EXP, quindi exponential, mentre su altre radio si chiama curve, quindi curva. Perché ragazzi si chiama curva? Allora iniziamo a comprendere cosa succede quando impartiamo il comando del gas. Immaginiamo un piano cartesiano dove sulle ascisse mettiamo il comando impartito, la percentuale. Impartito da dove? Dal nostro radiocomando. Quindi ragazzi, in percentuale, come vedete, abbiamo dallo 0 al 100. Mentre sull'asse delle ordinate mettiamo la percentuale di movimento del servocomando. Quando questa regolazione è impostata sullo 0, indipendentemente dal fatto che sulla vostra radio si chiami curve o exponential, avrete una linea retta. Ciò vuol dire che se io percorro il 10% del comando del gas, che voi abbiate una radio a volantino o che voi abbiate una radio a stick, il servocomando si muoverà del 10% della sua corsa. Così come col 20% si muoverà del 20%, 30%, 30% e così via fino al 100%. Quindi come vedete in questo grafico avremo una linea retta. Quando invece decido di dare esponenziale, posso decidere se dare un esponenziale o una curva negativa, quindi con valore negativo, e vedrete impostato sulla vostra radio meno 10, meno 15, meno 20, potete scegliere voi il valore, o positivo, quindi più 10, più 20, più 30, eccetera, eccetera. Potete scegliere voi, si può arrivare chiaramente fino a più 100 o a meno 100. Adesso io vi farò vedere una curva esponenziale molto negativa, quindi stiamo andando nel negativo. Guardate che cosa succede. Come vedete in questo esempio, che è chiaramente molto estremizzato, se io impartisco il 40% del comando del gas, il servo si muoverà solo del 10%. Se io impartisco il 70% del comando del gas, il servo si muoverà del 30%, fino poi a diventare molto repentino, superato il 90%. Chiaramente ragazzi, più è alto il valore negativo che impostiamo sulla radio come esponenziale, e maggiore sarà la pancia di questa curva. Quindi maggiore sarà la discrepanza tra i primi valori di comando impartito e il movimento del servo che si genererà. Minore sarà questo valore e più vicina questa curva sarà alla nostra retta principale, che è quella dell'esponenziale 0. Al contrario ragazzi, se simuliamo un esponenziale positivo estremo, avremo il grafico esattamente rovesciato. Quindi vedete nel nostro esempio come al 20% di comando impartito il servo si muoverà del 60% e così via. Ragazzi, quando e come può venirci utile questa funzione? Questa funzione può venirci utile, secondo il mio punto di vista, nel 99,999% dei casi, nella sua parte negativa, a noi che facciamo buggy, quando abbiamo bisogno di guadagnare trazione dalla macchina su terreni a basso grip, oppure quando la nostra macchina ha un'accelerazione molto repentina. In questo modo ragazzi vi verrà molto più semplice guidare, potrete esagerare leggermente di più sul gas in apertura, in uscita di curva, e la macchina non avrà più problemi di perdita di grip, o comunque ne avrà molti meno.
Questo vi resta utile a maggior ragione quando fate qualche gara libera o quando avete fatto delle modifiche che nei 3 minuti al via di una qualunque fase non vi risultano funzionare a dovere e avete problemi magari che in accelerazione la macchina scivola troppo, che avete problemi di poca trazione, potete assegnare a questo punto un valore negativo all'esponenziale e di sicuro le cose miglioreranno. Quali sono i range che si utilizzano? Di solito non si va mai sotto al 40%, solo in casi proprio estremi. Ad ogni modo vi potete aggirare per fare una prima prova dal 10 al 25%. Già sentirete molta differenza e ragazzi risparmierete anche carburante, perché chiaramente se le gomme spinneranno meno in accelerazione avrete anche un risparmio di carburante. Quindi talvolta si può agire sulla radio per risolvere problemi di setup. E questo ragazzi, ripeto, è utile soprattutto a chi fa gare della domenica dove non avete magari il tempo e neanche le competenze talvolta per poter risolvere un problema di setup. Ovviamente ragazzi, anche sullo sterzo funziona esattamente nello stesso modo. Se date un esponenziale negativo, lo sterzo sarà più dolce sul primo impulso del comando che impartite. Al rovescio, se date un esponenziale positivo, avrete uno sterzo più incisivo. Io ragazzi sono stato quanto più breve possibile, spero che il video vi sia piaciuto, mettete il like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!